Ragazzi, bentornati. Oggi andiamo a fare un attimo il punto della situazione. Ci siamo lasciati con la salchiatura della soia che non era presa benissimo, anche perché tra ieri sera e questa notte c'è stata una bufera, chiamiamola così. Ci ha fatto venire in mente i brutti ricordi dell'anno scorso. Quindi adesso andiamo subito a vedere mais come preso, che è quello che ci preoccupa di più. Oltre a questo, ragazzi, c'è un'altra novità su YouTube, in quanto hanno messo a disposizione dei punteggi da assegnare ai vostri video preferiti, e questo permette ai piccoli canali come il nostro, in questo caso, ad emergere. Questo perché YouTube farà una specie di classifica in base al punteggio di ogni filmato, e più ovviamente si sale in classifica, più il nostro video viene proposto a un numero maggiore di persone. Ovviamente questi punteggi sono gratuiti per tutti quanti, io personalmente l'ho già fatto. Li potete assegnare a 3 video diversi oppure tutti allo stesso video. In questo caso andate bene perché noi pubblichiamo un video a settimana, quindi avendo scadenza settimanale li potete sparare tutti quanti sullo stesso filmato. In questo modo, crescendo sempre di più, possiamo portarvi sempre più novità, e ovviamente non dimentichiamoci il nostro obiettivo finale, che è quello dell'acquisto della Mieti Trebbia, ragazzi, perché quel sogno chiuso nel cassetto prima o poi lo apriremo. Quindi mi raccomando, ricordatevi. Dimenticavo che il tastino per assegnare i punteggi lo trovate tra la sezione commenti scorrendo verso sinistra. Siamo passati praticamente le ultime 2 settimane dai 40 gradi a dormire con le coperte di notte, perché le temperature sono crollate e piove credo da una decina di giorni. Ah, ma guarda che gentili, ci hanno lasciato anche una bella sorpresa, un regalino. Sì, ma non serviva proprio, un po' gentili, maledetti. Allora ragazzi, situazione mais, andiamo un po' dentro. In teoria dovrebbe essere salvo. Intanto tempesta, grandine, non è fatta, però c'era un vento assurdo e tantissima pioggia. C'è qualche gamba spezzata, ma niente di... Praticamente ieri sera il primo round con 43 mm d'acqua, stanotte ha fatto il resto, ne ha fatti altri 20, e nella giornata di ieri altri 10 mi sembra. Faceva veramente paura. Tutto sommato ci è andata anche bene. Le pannocchie sono ancora tutte in piedi, però insomma sta procedendo bene, si sta seccando e speriamo non faccia malanni. Adesso dovrebbe esserci un'altra fase di maltempo nei prossimi giorni, speriamo si stabilizzi un attimo e cominci a tornare fuori il sole, perché proseguiamo il nostro tour, anche perché grossi lavori non ne abbiamo, se non che quello di smantellare un po' l'orto, perché ormai le verdure il loro ciclo l'hanno finito. Ci rimangono un po' di pomodori e peperoni, però il resto abbiamo già tirato via quasi tutto. Ci sono le ultime angurie che abbiamo tirato su da agosto, prossimo anno le impianto a gennaio, cavoli, che quest'anno abbiamo cominciato a mangiare le angurie ad agosto inoltrato. Cioè, settimana scorsa siamo andati all'incontro con la Pioneer, che ha festeggiato anche il centenario, e tra l'altro tra i ragazzi presenti ho trovato uno di voi, ho trovato un altro appassionato che guarda i nostri video. Abbinare dei numeri a delle facce reali, insomma, fa sempre piacere e ci dà anche delle soddisfazioni. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere come sta la soia. Durante la sarchiatura era già in fioritura, adesso si cominciano già a vedere qualche piccola tega. Intanto alle mie spalle sta arrivando qualcosa di non molto promettente, tanto per cambiare. Allora, diciamo che dopo la sarchiatura si è ripresa abbastanza bene, perché è cresciuta notevolmente. Si cominciano a vedere anche, come vi dicevo, i frutti, finalmente qualcosa di concreto. Per quanto riguarda la pulizia dell'erba, qui non si possono fare miracoli. Ci sono dei campi in cui si è ripulita perfettamente, e nei posti presi peggio logicamente basta un po' sporca. Vedete, tutta quella parte verdina più chiara sono tutte erbacce che non siamo riusciti a togliere, però avendola arieggiata è riuscita ad emergere, e per quanto poco a crescere sopra l'erba in questo modo.
una piccola parte si è soffocata sotto. Comunque così ragazzi, ci sono dei posti, qui è veramente, cioè veramente bella, insomma accettabile, e dei posti in cui mi sa che la trebbia non entrerà nemmeno, anche perché ho visto che sotto quella boscaglia non c'è neanche la soia, quindi è neanche inutile perdere tempo. Qui siamo su un altro campo molto più pulito e infatti anche la soia è molto più bella. Ovviamente ribadisco che quest'anno sicuramente non faremo record di produzione. Il vento di stanotte l'ha un po' adagiata, ma insomma l'importante è che non abbia fatto danni. Se non altro quest'anno ci siamo risparmiati tutta la parte dell'irrigazione perché è sempre piovuto. Stavo notando che il terreno, quello preso peggio, pieno d'erba, di erboni alti 2 metri, in cui siamo entrati sia con il secatore sia a mano, adesso paradossalmente è quello preso meglio. Gli aggiornamenti del campo e non sono finiti. Per questo video è tutto. Ricordatevi di assegnare i punti hype, iscrivetevi e noi ci si vede alla prossima. Ciao!